Una guida dei migliori marini italiani. Lo stiamo facendo veramente ed è arrivato il giorno di partire. E mentre siamo per l'ultima notte, lontani dal mare, la mia città si veste del suo abito migliore, quello della notte. E come mi accade spesso prima di partire non riesco a prendere sonno, così mi faccio un giro tra le sue vie. E mi chiedo cosa mi ha portato a fare tutto questo. Mi avete portato voi, vi ho fatto comprare una barca a vela, ora troveremo la sua casa. Come on boy, move that body, 'cause tonight I'm naughty, naughty. Dance with me like it's my party. We go wild, we're in safari. Come on boy, move that body, 'cause tonight I'm naughty, naughty. Dance with me like it's my Diagnosi? La diagnosi è chiara. Crisi di mezza età. Come se fosse inverno, fine marzo, ma al freddo, e si cambia la cinghia. Si cambia la cinghia, perché non mi fido a partire con questa cinghia. Ok, allora vedete? Nuova. E va, questo è l'alternatore, quindi va una parte qua, una parte qua e una parte qua. 1, 2, 3, là c'è il tensionatore. Questo bullone qua fa schifo, il motore gli do una lucidata adesso, c'è un prodotto apposta e cambiamo sta cinghia. Sopra innescata, questo bullone qua, vedete l'alternatore deve scorrere fino qua e così entra anche questo. Ragazzi, sono venuto a vedere il mare perché domani mattina prestissimo parto e si presenta proprio bene, direi. Cioè, mare è mare, la bellezza del mare è mare, però è potente, 1,5 metri d'onda e tuona. Quindi vediamo come sono le condizioni, perché danno 30 nodi domani mattina e devo partire. Sono venuto qua in spiaggia a vederlo ed è mare mosso. Quando sei al largo poi l'onda è più lunga ed è più tranquilla. Vediamo, non so se lo sentite o se lo vedete. E siamo qua ragazzi, da buon youtuber, oggi si magna, però mi devo consolare perché non ho strizza, però l'onda a 1,20 m con le murate del Tapo Corona un po' mi dà noia. Come fa uno youtuber avere una compagna d'avventura che non si vuole far riprendere? Cioè, come faccio io a vivere senza riprenderla? Ride, la inquadri e dice no Giorgio, non so truccata, truccate, no? Cosa hai fatto? Mi hai fatto montare il motore, la guarnizione. Ma stai via! Certo! Ti ho detto smettila! Hai fatto montare un motore, guarda, so le mani nere. Bene, almeno è andata in video. Comunque che bel quadro che c'era. Comunque, siccome tutti gli youtuber fanno vedere che mangiano, cinese, qua di là, thailandese. Ho messo troppo wasabi. Noi invece mangiamo ciosotto, mangiamo il ciosotto. Poi cosa hai preso? Gnocchi agli scampi e radicchio. Gnocchi agli scampi e radicchio. Mamma mia che buoni. Ora ve li facciamo vedere. Cosi alle vongole. Linguine alle vongole. Cosi alle vongole. Buoni. E, frittura mista della casa. Quanto costa? 22 euro cada una. E la pasta? Ma perché veniamo sempre in questo ristorante se ci pelano sempre? Vabbè dai, comunque c'è da festeggiare ragazzi, la partenza c'è da festeggiare.
Però magari festeggiamo l'arrivo più che la partenza domani. Tu falla sul tuo. Gira su, fammi, c'è già Ragazzi, comunque, cioè, sti gnocchi agli scampelli, però che piccoli sti scampi. Cioè, vabbè che non siamo in Sardegna, ma che scampi sono? sono bene. Cioè, questo è il mio dico. Ma sono veri? Serenella, ma che scampi sono? Ti piace? Sì? La Serenella è in fase di goduria. Meno male, ragazzi, lo scampo è in formato cinese. Però, porca vacca. Non c'è neanche il concetto di cipolla, uno spaghetto alla lunga. Sono di origine sarda, ma anche siciliana. Mia mamma cucinava bene, mia moglie è romana. The sound of love. Mamma mia. Ma vi dico che come fanno il pesce a sottomarina non lo fa da nessuna parte, ma veramente io ho girato l'Italia. Questo non è un piatto, un primo, questa è un'esperienza, ma ve lo assicuro. Un secondino, Serenella? Sono venuti a chiedermi se sono Giorgio il Mare. E beh, insomma, se vede che sono Giorgio il Mare, no? Ve l'ho detto che qua a Chioggia mi conoscono tutti. Però mia moglie, questo lo imbarazza. A mia moglie è imbarazzata da queste cose. Spiegatemi. Lei cucina come se fossimo a casa, sbriga, fa, guardate. Fa i piatti, mentre la gente viene a dirmi ciao Giorgio il Mare. È bello che qua a Chioggia mi riconoscano tutti. C'è la polenta? Sì! Raga, ma adesso che parto con la barca, prendo il mare, che non vi faccio più i video dallo studio, perché adesso siamo in navigazione, alto mare, vele spiegate, quindi non è che... no, non voglio perdervi, perché non siete 2 milioni, ma siete comunque una grande famiglia di 10.900 persone. No, non vi deluderò, perché il mare è sempre il mare. Se no mi chiamerei Giorgio e la campagna, invece mi chiamo Giorgio il Mare. Cosa ridi? Che tasa, che taga. Te la sogni e te la canti. Tutto bene? Sì. Grazie. Allora ragazzi, mi devo attaccare l'ecoscandaglio provvisorio, perché la prima tappa che faremo prevede che ci sia un lungo pezzo di navigazione in laguna e questa barca non ha un pescaggio esagerato ma un pescaggio importante, quindi devo controllare davvero bene la profondità, altrimenti ci incastriamo e non va bene. Danno mare fuori, ma quando entreremo nel canale il problema sarà la profondità dell'acqua, perché come prima tappa vi farò visitare un marina dove vicino c'è il cantiere che mi farà dei lavori, dove dovrò mettere un nuovo profondimetro, dei nuovi strumenti molto importanti. In mancanza di quelli mi devo adattare e quindi ho comprato un ecoscandaglio normale, fish finder da barca a motore, che sto montando. Praticamente qua metterò un supporto, vedete? Un supporto che sia basculante, no? L'avevo fatto su Paloma. Guardate che bellezza, si può guardare da dentro la barca, da tutti gli angoli, da tutte le posizioni, soprattutto da fuori dalla barca si può comandare e controllare il pannellino, che poi si può alzare e abbassare come si vuole. Bellissimo lavoro. Sono quei porta TV da muro che puoi attaccare al muro, quindi ruoterà così, l'ho comprato oggi, che posso vedere la profondità sia da dentro che da fuori quando uscirò. Col test ho visto che là mi sono portato 12 volt e adesso sta a me fare un lavoro pulito per avere provvisorio un ecoscandaglio. La sonda passerà qua sotto, il trasduttore passerà attraverso il motore sotto e andrà là sotto, dove applicherò la sonda nel punto più basso e con un margine d'errore veramente basso avremo l'ecoscandaglio che ci darà una misura non troppo approssimativa. Questa è l'unica cosa che potevo fare, ragazzi, e quindi adesso che sono le 10:30 mi metto a fare questo lavoro, perché domani mattina alle 8 si parte. Vamos, la sezione dei conduttori ovviamente da 220 volt è di 1,5, però non importa, ovviamente sarà sovradimensionato
il conduttore dell'interruttore che porterà corrente, questo non importa, sarebbe più grave se fosse sottodimensionato, quindi va bene. Normalissimi mammut. Adesso attacchiamo il conduttore del 085. Quello lì è l'ecoscandaglio Fish Finder. Questo è il micro quadretto che ho realizzato, va bene. Questo è il piccolo impianto che ho fatto e adesso figura barbina in diretta, vediamo se funziona. Se sono riuscito a portare i 12 volt con una presa e spina da 220, interruttore, accendo, chiudo la batteria, il circuito che è questo, chiudo anche l'altro, proviamo le luci di via per vedere se va, se sono cariche le batterie. Ok, sì, non c'è corrente, sì, le luci di via vanno e vediamo se vanno. On. Ed eccolo qua acceso, sì, funziona e si vedono sotto anche i pesciolini, che bello. Abbiamo pensato di cambiare le batterie, anche se le avevo cambiate nuove al piombo l'anno scorso da 100 A, e quantomeno per i servizi mettere batterie al litio. I nuovi strumenti che sto mettendo ho bisogno di stabilità, per i servizi ho bisogno di autonomia, batterie leggere, che pesa forse un terzo delle batterie normali, ma che rende sicuramente il triplo, come assorbimento, come consumo, come stabilità. Arriva con le sue istruzioni, il suo design è pazzesco, bellissimo, leggerissima, si vede bene. La vedete come la maneggio? Cioè, con 2 dita, una batteria da 100 A, ragazzi, non sono Hulk, con 2 dita. Questa è una grandissima differenza, perché il peso in barca va gestito molto bene, e di queste ne metto 2 per i servizi. Divise, l'impianto l'ho diviso, con una batteria che accende la barca, una batteria che serve al motore, ricaricata dall'alternatore, dal pannello solare, attraverso il regolatore di tensione, e anche l'altra batteria che controlla tutti i servizi. Con questa avrò l'autonomia per gestire tutto. Una cosa che a me piace molto, lo sapete, insomma, sono old school, di vecchia generazione, è questa. La vedete la scritta Bluetooth? Ha un sacco di funzioni che si svolgono con un'interazione sulla vostra app. Scaricate l'app sul cellulare, da lì potete monitorare la batteria in ogni momento e la carica della batteria, e addirittura gestirla, gestire l'app da remoto, e soprattutto poter interagire con la batteria anche a distanza. Pannello solare, regolatore di tensione e batteria, e questa è un'altra cosa che a me piace molto, che spesso sono lontano dalla barca. Arriva così, ha 2 tappini che coprono i morsetti. Andiamo a vedere i morsetti, ed eccoli qua i morsetti, rondelle. Io li metto e poi facciamo la misurazione col tester. Tester, sì, arriva carica 12,7, quindi insomma ce l'avevo già da una settimana a casa, la carica la tiene, ma non avevo nessun dubbio. E adesso facciamo il viaggio, partiamo e vi do le indicazioni sul suo consumo. Quindi questa bellissima batteria PowerQueen, collaboro con loro, se volete acquistarla vi metto il link in descrizione, con il mio sconto e potrete acquistarla. Io adesso, raga, la monto, mi preparo, perché vi faccio vedere il tempo. A parte il mare mosso, c'ho una finestra senza pioggia e dai. Guardo l'alba dagli oblò della mia barca e mi stupisco nel vedere addirittura un barlume di sole. Sto aspettando un ragazzo speciale, Matti, un ragazzo che ha fatto un lavoro incredibile nello stesso cantiere dove c'era anche il mio tappo Corona. Lui mi accompagnerà in questa prima tappa. Sono contento che venga con me. Lui e me 15 anni fa praticamente, ci capiamo benissimo. Sono contento. Oggi ci aspetta un'impegnativa navigazione, anche perché il mare è molto grosso. Bagno del marina.
gli alberi Fircia. In Veneto gli alberi Fircia. Fircia. E finché gli alberi Fircia, Fircia che Fircia che Fircia. Qua Fircia un po' tutto veramente. Andiamo a misurare il vento. Ciao! Ma guarda che lui deve ancora salire! Ciao! Ciao! Che batto qua è grande. È piccolo, mi superava di un po' l'albero, stessa marca, è uguale, Bene ragazzi, il primo marina che andiamo a visitare in questo grande giro sarà su un'isola ed è il marina di Albarella. E questo potrebbe essere un buon approdo. Vi parlerò dei costi e di quello che è l'approdo qua al marina di Albarella. Finalmente in mare ragazzi, non avete idea quanta fame di mare avessi, sia io che Matti che è con me. Sì, lo so cosa avete da dirmi, ma non potevi aspettare visto che c'è tutto questo mare grosso? Era già 2 settimane che rimandavo e non mi andava di aspettare. Intanto usciamo, poi si vedrà. Bel mare. Dov'è tipo col Bavaria, guarda. Affogato. Troppi le vedi a noi, ma lui mica le apre, c'è dentro. Un'onda gigantesca, non c'è. Orco zio. Però andiamo in acqua. Non c'è tanto vento, ma c'è mare molto formato e. Guardala ragazzi, oh, questa è grossa, questa è 1,50 m di onda. Guarda che vedi, questo è il punto più critico, guarda, adesso perché sono vicine. Ed eccoci finalmente nel marina di Albarella, su un'isola fantastica, Albarella. Probabilmente non la conoscete.
un'isola completamente privata, fatta di casette colorate, animali selvatici completamente liberi, inseriti in un contesto naturalistico che forse in Italia non ha pari. Villette isolate con piscina privata, 2 soli grandi hotel, un golf club immenso, un parco acquatico con animazione e tanta natura. L'isola si gira solo in bicicletta e in cavallo. Ma perché per Giorgio il Mare vale la pena venire qua? Non sarà un posto troppo esclusivo? Di Albarella si dice che sia un posto riservato, che sia un posto dove vanno i personaggi dello spettacolo che vogliono stare tranquilli, lontani da occhi indiscreti. Ma invece no ragazzi, arrivare qua in barca vi apre un nuovo mondo. Domani mattina girerò il video del prossimo episodio, mi sveglierò in questo marina e vi spiegherò tutto. E siamo arrivati un po' provato da quel mare piuttosto gonfio, da quell'onda piuttosto lunga, siamo arrivati e il consumo della batteria mi ha convinto. E come vi dicevo non mi sbagliavo, siamo partiti con 12.7, ho staccato per 2 ore e 45 minuti l'alternatore e come servizio ho utilizzato l'eco scandaglio, l'ho lasciato fisso acceso, Fish Finder, il frighetto da 12 volt fisso con 4 bottiglie d'acqua dentro e ancora 12.5, quindi senza il pannello solare, senza niente, cioè ho fatto una prova di tenuta oraria, consumo veramente lieve perché però è un frigo, ha la sua ventola e in effetti ho fatto questa prova perché la facevo con la batteria al piombo, no? E partivo magari da un 12,8 e arrivavo a un 12,1 e praticamente la differenza è quella, peso, economia della batteria e così mi sono trovato veramente bene grazie a Power Queen. Adesso queste 2 batterie incredibili ce le teniamo, ricordatevi che vi metto il link in descrizione. Andiamo a visitare il marina? Andiamo a visitare il marina. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love on this road.